Signore e signore, benvenute in questo nuovo episodio di Journal Boys. Oggi andremo a vedere come alcuni ragazzi hanno costruito nel loro garage abusivo un kart abusivo da guidare abusivamente sulle strade. Abbiamo scoperto del fatto a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai vicini di casa che si lamentavano di rumori estremamente forti anche a orari molto tardivi. Ma ora andiamo a scoprire meglio il tutto, dando la linea al nostro inviato, Pier Giovanni. Grazie mille Franco della linea, mi trovo qui nel famosissimo garage dei White Boys. Dietro di me c'è uno dei tanti, anzi dei 3 youtuber importanti e a quanto pare sta giocando in questo momento. Adesso andiamo a chiedergli un paio di informazioni inerenti alle segnalazioni. Salve, buongiorno. Buongiorno. Chi è lei? Sono un giornalista, sono Pier Giovanni. Volevamo chiedere un paio di informazioni. Sono vere le segnalazioni? Assolutamente no, io non ho messo nulla, semmai io ho segnalato loro per certe cose che non sto qua a dire. E riguardo a guidarlo abusivamente? Per strada, intende? Sì, per strada ovviamente. Appena sarà finito. È è uno dei uno dei nostri obiettivi. Ah, assolutamente. perfetto. Direi che possiamo dare la linea allo studio. Bella ragazzi, a parte TG, robe varie, questo è quello che abbiamo fatto finora. Cosa ne pensate, signori? Una bomba. Tanta roba. Finalmente abbiamo finito tutti i braccetti, già chiuso tutto con la dinamometrica. Devastante ragazzi. Facciamo un test di sospensione. Mi sembra la cosa migliore. Allora, ragazzi, contate che io peso 70 kg. Siamo emozionati. 3 settimane ci abbiamo messo. Mi da piangere solo al pensiero. Ragazzi, questo è un video dal futuro. Ci siamo resi conto che la clip del sedile era molto scrausa. E qua invece poi siamo andati avanti con il tempo. Infatti, come potete vedere, abbiamo messo una copertura Supreme, oserei dire. Questo bellissimo sedile di una Lancia molto vecchia. Qua infatti c'è un piccolo ricordo di quello che era. Dietro potrete notare c'è qualcosa che abbiamo coperto, ma ovviamente nessuno penserà a quello che sto pensando io, cosa ci possa essere qua. Cintura, poco sicura devo dire, 3 punte. Vogliamo essere sicuri in modo da essere incollati alla perfezione al kart. Qua dietro poi c'è anche una protezione dal calore. Vogliamo anche farvi vedere i Wild Boys quanto sono bravi a fare i poggiatesta. Come potete vedere qua c'è questa sorta di rientranza per fare i vari gradi. Noi l'abbiamo ricreata a modo nostro e qua c'è un buco, questa invece no. Questa è fatta dall'ingegnere, questa è fatta da me. Adesso regoliamo gli ammortizzatori perché siano un po' più duri e poi procediamo con lo sterzo. Avremo un bel palo qua che sarà quello principale, che attaccheremo con un cuscinetto più o meno qui. Ok, adesso lo appoggio più avanti. E un altro che sarà qua con un bel supporto. Poi gli aggiungiamo un bello snodo che infiliamo da questa parte, così. E poi abbiamo un altro pezzo dritto che poi si connette al volante, che sarà messo così. In questo modo, quando si gira il volante, questo gira e avremo una bella piastra posizionata più o meno qua, collegata a 2 tiranti che fa girare le ruote. Adesso stiamo facendo un attimo i buchi per mettere i cuscinetti qua. Adesso andiamo a fare l'altro che è centrato, quindi perfetti. E poi andiamo a piegare questa lastra qua perché si attacchi al tubo. Adesso la andiamo a piegare, mettiamo un po' di leva di questo bel tubo qua. Speriamo di non piegare il tubo. Momento fatidico per piegare la lastra. Vada pure, ingegnere. Niente. A quanto pare la lastra è un po' più forte del cuscinetto. E quindi niente, dovremo andare a martello. Da notare come è posizionato. Niente, servono i rinforzi. Caduta la ruota. Abbiamo trovato quest'altro metodo, ovvero smerigliare qui in mezzo, così la indeboliamo con un po' di metodi alla mio cugino. Riusciremo a piegarla, infatti l'abbiamo piegata decisamente tanto rispetto a prima. Ci vediamo quando riusciremo a saldarla. Ragazzi, voglio farvi notare un attimo con che passione qua l'ingegnere si sta mettendo a saldare. Proceda pure. Prova del 9 ragazzi, verifichiamo che anche avendo saltato
questa bella barra qua che serve per non far flettere questi due piloni quando gli ammortizzatori spingono verso l'interno. Andiamo a vedere, facciamo così. Questa prima deve aver fissato. E quindi siamo perfetti. Ci siamo riusciti finalmente, ragazzi. Abbiamo concluso questa parte di quello di piegare il supporto. L'abbiamo saldato una piccola lastra sopra. Questo andrà infilato qua sotto, incastonato così dietro, e poi dopo qua ci sarà il supporto che si attacca direttamente qua e poi altri snodi, ecco, e collegamenti per poi arrivare a collegare il nostro amico volante. Quello che adesso andiamo a realizzare, ragazzi, prendiamo innanzitutto la nostra matita fidata. Questa è una mini bozza del kart. Qui sotto c'è un supporto già saldato in metallo e dovremo farne un altro più in alto invece, esattamente 60 cm, dove andrà fissato direttamente al tubo che collega allo sterzo. Pezzo fatto, questo qua è pronto, ci siamo presi già il segno di dove arriva, così riusciamo a fare il foro per andare a collegare tutto con un bel bullone. Non stiamo a saldarlo perché così se si rompe qualcosa possiamo sfilare il tutto senza dover tutte le volte tagliare i tubi, che sarebbe un po' un problema, no? Abbiamo fatto i buchi sul tubo e sul nostro snodo. Adesso che abbiamo fatto i buchi andiamo a saldare la piastra che si collega al volante, così abbiamo anche questo tubo pronto, e poi andiamo a completare il supporto per l'altro cuscinetto che infileremo più o meno qua, così supporta l'altro, il tubo, quello lì, e siamo perfetti. Allora ragazzi, adesso siamo qua per fare il disegno della piastra che ci serve per lo sterzo, no? Guardiamo gli strumenti anche. Esatto, c'è un passo da metallo che usiamo su carta in modo molto improprio. Ricordiamo che noi come appoggia strumenti utilizziamo un 1000, non usiamo i comodini, ci stanno antipatici. I fori delle viti, questo è il foro del tubo dello sterzo. Facciamo una forma che sia più o meno così. Scusate, mi sono tagliato. La rotina. Non abbiamo detto una cosa importante ai nostri iscritti. Subscribe! Iscrivetevi! Direi che adesso mettiamo in pratica quello che il nostro ingegnere, disegnatore di tutto ha fatto. Ma è montato o sbaglio? È montato o sbaglio? Diciamo che abbiamo questa bella piastra qua, dobbiamo andargli a collegare il nostro tirante che è una barra filettata. Saldiamo qui attorno da una parte e dall'altra e abbiamo finito lo sterzo, ragazzi. Come sta andando qua lo sterzo? Da Dio, una meraviglia. Non mi torna qualcosa però. Zio Pera. È il È al contrario. Bellissimo. Cioè, gira a destra per andare a sinistra. Giorno 2, episodio 2. Adesso colazioncina e dopo si torna in officina. Aspetta, ma perché sto tirando delle martellate al volante? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro. Saldiamo qui attorno da una parte e dall'altra e abbiamo finito lo sterzo, ragazzi. Purtroppo, ragazzi, non fu così come disse l'ingegnere, anzi abbiamo dovuto sostituire quella lastra dopo un paio di giorni di lavoro ulteriore e abbiamo creato questa lastra chiamata sistema scimmia, come noterete dalla foto, e una volta saldata abbiamo fatto un paio di prove e si è rotta subito, quindi abbiamo dovuto smerigliare tutto il tubo perfettamente senza rovinarlo, toglierla e sostituirla con questa lastra invece, che è proprio quella che vedrete adesso nelle clip successive. È una forma totalmente diversa ed è molto più spessa. E niente, adesso vi lascio il video. Finalmente siamo riusciti a montare definitivamente la nostra placca, questo meccanismo qua, come potete vedere, se vicini pure cameraman. Gli abbiamo fatto due fori, due uniball e non Peppino come nei video precedenti. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto nel primo video. Mi raccomando, andatevelo a vedere se non l'avete visto. Poi gli abbiamo messo due barre filettate e, come abbiamo già spiegato precedentemente, con la placca che però non andava bene. Adesso direi di fare due test molto fast per provare se sterza per bene. Dopo 2 ore di posizionamento, telecamere davanti e dietro, direi che siamo pronti per fare il primo test sterzatura. Motori accesi? Via. Il motore è l'ingegnere comunque. Allora, iniziamo l'uscita del kart. Ragazzi, che roba stiamo? Ma come stiamo lì? Aspetta che si blocca ogni tanto, vai. Abbiamo anche i sensori, No, non ce la faccio, non ce la faccio.
Retromarcia ragazzi, test di retromarcia. Perfetto, 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 stop, stop, stop. Vogliamo provare un drittone? Via. Comunque finora prova superata ragazzi, Anche le sospensioni girano bene, devo dire. Allora faccio un po' di giochini. Fantastico. Stop, 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 perché sennò andiamo contro il muro. Ragazzi, prova sterzo superata. Finalmente ragazzi abbiamo finito lo sterzo. Mi raccomando voi, iscrivetevi al canale, Lasciate un bel like. commentate e condividete con tutti i vostri amici perché questa roba è stratosferica. Ciao 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 ciao.